Vuoi sapere se hai un livello B2? Allora la cosa migliore è provare un esame CELI ed è quello che faremo nel video di oggi. Sull'esame CELI 3 dell'Università per Stranieri di Perugia ho già pubblicato un video, metterò il link nella descrizione qui sotto. Sai qual è il segreto per migliorare al meglio una lingua? Quello di esserne immersi, ed è proprio per questo che un anno fa ho creato questo canale Italiano con Eli, in modo che tu possa avere un contatto settimanale con la lingua italiana. Ti invito pertanto ad iscriverti e ad attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che un nuovo video è disponibile. Benvenuta a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e mi occupo di insegnare la lingua e la cultura italiana. Da poco ho pubblicato sul mio sito una nuova guida per chiunque voglia imparare l'italiano in modo efficace. Se ti interessa, la potrai scaricare gratuitamente dal mio sito e potrai decidere di leggerla in italiano, in inglese oppure in spagnolo, come è più comodo. Ho anche l'abilitazione come esaminatrice CELI ed è per questo che ho pensato di creare una video lezione sulla parte C.2, forse la più complessa della competenza linguistica. Se non l'hai ancora fatto, ti consiglio di rivedere la prima lezione che ho pubblicato sull'esame CELI 3, anche perché ho spiegato la struttura di questo esame e potrebbe essere importante che tu la riveda. La prova C2 consiste nel collegare delle frasi in modo opportuno, utilizzando delle congiunzioni, preposizioni, pronomi o anche avverbi. È importante ricordare che è possibile eliminare o modificare parti della frase, modificare per esempio il modo e tempo dei verbi. Forse detta così non è semplice, ma vediamo un esempio concreto. Mi hanno offerto un altro posto di lavoro. Il posto di lavoro sembra più interessante. Non so se accettare il posto di lavoro. Allora, si tratta di collegare queste frasi evitando le ripetizioni, inserendo le forme di collegamento più adatte. Ricordate che spesso e volentieri non esiste una sola soluzione corretta. Ci possono infatti essere diverse ipotesi, diversi tipi di periodi corretti. Per esempio, in questo caso, provate a pensare come colleghereste queste frasi. Potremmo per esempio partire da A e poi collegare B e C, dicendo: mi hanno offerto un altro posto di lavoro che sembra più interessante, ma non so se accettarlo. Vedete? In questo modo abbiamo evitato le ripetizioni, abbiamo utilizzato che, abbiamo utilizzato un pronome, ma la soluzione poteva anche essere diversa. Infatti potevamo invece partire dalla frase B e poi collegare A e C. In questo modo, anche se il posto di lavoro che mi hanno offerto sembra più interessante, non so se accettarlo. Poi, eventualmente, anziché utilizzare anche se, potevamo pensare di utilizzare sebbene, malgrado, nonostante, congiunzioni che quindi richiedono il congiuntivo. E la frase sarebbe diventata: sebbene il posto di lavoro che mi hanno offerto sembri più interessante, non so se accettarlo.
Adoro questa parte dell'esame, mi sembra divertentissima e il fatto che non esista un'unica soluzione possibile rende ancora più bello questo esercizio. Tu che cosa ne pensi? Ti piace? Facciamo un altro esempio. Io spero una cosa. Tu riesci a trovare un lavoro. Tu desideri questo lavoro. Naturalmente quello che dobbiamo fare è capire qual è il collegamento tra le frasi. C'è un collegamento, per esempio, di causa, c'è una causa e una conseguenza, c'è una relazione di tipo temporale, ci sono dei verbi nella frase principale che richiedono un certo modo verbale, come per esempio in questo caso. La soluzione potrebbe essere: spero che tu riesca a trovare il lavoro che desideri. In questo caso è importante ricordare che se nella principale abbiamo il verbo sperare, bisogna utilizzare il congiuntivo. Ora tocca a te. Siamo qui per lavorare. Allora, la prima frase è: tu vuoi passare l'esame? L'esame è molto difficile, tu devi impegnarti nello studio. Numero 2. Non hai restituito a Mario i soldi. Mario ha prestato i soldi molto tempo fa. Mario è arrabbiato con te. Numero 3. Alcune persone del mio ufficio fumano. Queste persone vogliono fumare. Queste persone devono andare fuori. Numero 4. I tuoi genitori sono partiti per le vacanze. La tua casa è vuota. Facciamo una festa nella tua casa. E per finire, la numero 5. È una persona intelligente, è una persona con molta esperienza. Preferisco chiedere a un'altra persona. Ti chiedo di riflettere bene e poi di scrivere le frasi complete nei commenti. Ti è piaciuto questo video? Se sì, ti chiedo di mettere un mi piace e di condividerlo con i tuoi amici o compagni di studio. E naturalmente iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli. Non esiste un'unica soluzione corretta. Oggi un vestito bellissimo, che peccato che non si veda tutto, è così bello. Vabbè.